campionato per forza. Ragazzi, oggi vi faccio smattare, non per uno ma per ben due motivi. Guardate cosa ho qui dietro. Spam! La famosa bugger dei campionati americani che mi avete chiesto un sacco di volte di provare, dove fanno i traversi, mega traversi, inserimenti, cadute, insomma classica ignoranza americana. E chi poteva portarla qui in Italia se non il re, il king dell'ignoranza pura ai tempi della Superbike? Di chi sto parlando? Ovviamente di Ruben Chaus. Che roba incredibile è questa moto qui. Perché ho detto dall'America vado e mi porto dietro sto mezzo per l'Europa. Tieni in conto una cosa, noi siamo piloti, i piloti non muoiono mai. Cioè il pilota non muore mai di essere pilota. Poi quando hai un po' più di anni come me, 25 circa, ok? Hai voglia di andare in moto ancora. Allora, non volevo fare gare nazionali, rubare dei posti a giovani talenti che stanno crescendo e vogliono crescere e fare dei risultati. Perché? Perché il nostro nome oggi ancora può essere usato per prendere posti che sono golosi per altri piloti che stanno crescendo in una carriera agonistica. La mia carriera è già fatta. Ok, io quello che voglio è apportare di più allo sport della moto. La Bugger Racing League per l'Europa e che stiamo cercando con Bruno Sandrini e alcuni partner di mettere in piedi qua un campionato europeo di queste cose cattive Molto e strane, no? È una moto che l'abbiamo portata verso la Superbike, perché alla fine la moto è una moto, ha due ruote, ha un motore e questa casualmente è una bicilindrico, ok? Abbiamo fatto tutto quanto una Superbike. Ovviamente raffreddata ad aria. Raffreddata ad aria e olio, ok? Ha un doppio radiatore, si scalda parecchio, le gare sono di 8-10 giri perché? Perché comunque pesa moltissimo. Cavalli e peso? 285 kg, ha 180 cavalli circa, 200 quasi 80 Newton metrico di coppia, che non è mica male. Solo che pesa molto. Abbiamo freni in 330 della Brembo, ok? Abbiamo le pompe come la Superbike, abbiamo il freno a mano nel dietro posteriore per controllare la moto e la sua accelerazione perché non ha control traction. No, l'avantreno è folle. Cioè l'avantreno è l'avantreno della Superbike. FCR quasi anche di più. Qualcosa di più. E poi abbiamo forcellino dietro legato al pieno, in questa occasione abbiamo un BTIS, abbiamo un cambio elettronico, shifter, STM e slipper clutch, la frizione di saltellamento, abbiamo dei domino il rabbi wire 60 gradi come la MotoGP, on off, AIM cruise control per darci tutta l'informazione, cioè è una moto di corse. Come va guidata? Uguale, è solo che i pesi sono diversi e su certe situazioni devi anticipare il corpo perché è una moto che come è più pesante nelle curve che scende in molta velocità è come un jumbo, ha tendenza a cadere. Allora, tu devi entrare più dolce, accompagnarla, poi quando vedi che sta fermandosi puoi dare coppia e poi alzarla di nuovo, perciò è molto nobile. Quando si muove molto in TV sembra in TV, però tu non lo senti, sembra un divano. Di sicuro una cosa che vogliamo è entrare in pista e provare questo mostro. Vamos! Minchia, mi sento in Sons of Anarchy, cazzo. Perfetto. Mamma cara, mamma cara, mamma cara, mamma cara. Oddio, sembra di guidare un transatlantico. Sembra che da un momento all'altro vada a grattare il muso, cioè devo ancora capire come funziona la storia qua.
mi deve ancora entrare nel cervello. Dopo vi dico meglio. Cioè, è come dire giocare a tennis o ping pong o squash, cioè sono proprio due sport differenti. E giocare a tennis con una pallina di ping pong. No, è pazzesco perché coppia, se tu vuoi uscire in quinta, quarta, terza, seconda, la moto esce. Le marce di questa moto qua sono marce piatte. Vuol dire che qualsiasi marcia che tu gli dai avrà la stessa sensazione, solo un po' più lunga. Sì, l'unico discorso è proprio l'inserimento che dipende un po' il freno motore che hai. Però dinamicamente senti questa grossa massa, ma che poi quando vai in piega, cioè Stabile. stabili, cioè Io ti ho detto, stabile. serve una superbike. Poi si ferma velocemente nel dritto perché Tu arrivi a 200 metri e dici non mi fermerò mai con sta roba qua, 300 km, Questo. ti tiri fuori, dovrà e questa è la sensazione che noi abituati europei con questa moto, con un setup molto europeo di superbike, la moto è capace di fermarsi molto velocemente. Invece gli americani stanno usando pinze molto soffici davanti, con situazioni molto grosse dietro, perché il loro feeling di spaccare il profilo della gomma, la carcassa della gomma, non gli viene comodo, vengono da dire flat track. E noi invece il contrario, noi abbiamo bisogno di morsicare questa gomma davanti sì. per dire ok, quello è il livello, Ci sta. quello è il limite, e mi è successo anche a me. Quando io passavo 200 ho detto ma non la fermi più, se vai dritto sei nella merda. Poi la moto si ferma. È molto importante avere le gomme molto calde, molto precise, perché avendo talmente peso, se abbiamo una mancanza di grip per qualsiasi ragione, Però invece quando ha grip, cioè adesso in condizione ottimale, ha ancora più grip perché appunto hai tanto peso. Ok, adesso ce l'abbiamo già molto più in mano, andiamo per il 47, a parte gli scherzi, voglio raccontare così sto film, cioè appena ci fate l'abitudine sulla sua pesantezza è un giocattolo, cioè è proprio una goduria, ginocchio a terra, bam, e via! Andiamo dentro, mamma mia come apre, che coppia, si stacca, andiamo a prendere i 600, senza ritegno, senza paura, permesso, king of the baggers, dentro, boom, anteriore granitico, mamma mia che ignoranza, attenzione, apri via così, senza ritegno ancora. Mamma mia, che mi sto già gasando. A Valencia, fine anno, ignorantissimi. Andiamo a fare il culo agli americani. A casa loro. Mamma mia. Oddio. Attenzione. Così. Oddio dentro! Mamma mia! Mamma mia! Così cattivi! Che ignoranza! Proviamo il giretto forte! Proviamo il giretto! Su! Pick up! Che coppia! Mamma mia quanto mi sta gasando! Oh che traverso! Bello così! Pick up! E andiamo! Mamma mia! Così!
non ha senso. C'è pioggia, ma non ce ne fotte la minchia, dobbiamo finire il giro, è un bel giro, gas, gas, gas. Zio, niente, mannaggia, la cappottata, porco, mi sono distratto. Che gusto, che gusto, che gusto, che cazzo di gusto. Com'è? Dobbiamo andare a fare il campionato per forza. Oh, a Valencia a fine anno a fare il culo agli americani. Sono già gasato. Cioè, quello che mi hai detto tu prima del fatto che inizierai a sentire un po' il posteriore che parte. Adesso subito in angolo ho dato gas, però quando parte è gentile, cioè la senti bene. Allora Ruben, è stata la moto che meno mi è piaciuta al primo turno e che più mi è piaciuta successivamente. Che quando arrivi lì nella 6-7 di Cremona, butti giù una marcia, ti va di traverso e fai la curva e dici ho appena fatto una curva di traverso con una moto da 300 kg e ho chiuso la curva e non sono esploso, cioè è una roba pazzesca. È da capire la moto, è una moto che quando entri il primo turno dici cosa ci faccio qua? Poi a misura che la guidi, cominci a conoscerla, ti dà molta sicurezza in certi parametri dove sei sempre annegato con tutte le altre moto dei campionati. Questa moto in quel punto lì è sicura, è molto sicura quando va a entrare in curva ed è molto sicura quando tocchi il gas nel primo colpo e questo è una sensazione molto confidente, capito? Appena capisci il senso e come va guidata, spettacolare. Cioè, mettere di traverso una moto da 300 kg è incredibile. E poi, quelli da Superbike non possono fare una cosa. Cioè, tante cose non posso fare. Cioè, tante cose. Qua ci sta un accompagnante. Un accompagnante. Un accompagnante. E soprattutto donna, uomo, per noi donne, no? Sì, no, fai bene a chiedere. Fa bene a chiedere. Qua abbiamo due borsoni. Cosa ci stanno nei borsoni? Ci sta di tutto. Di solito non dire, i vestiti delle ragazze e i nostri. Delle ragazze, ci sta tutto. E noi cosa mettiamo qua? Spiega un po' cos'è questo. Abbiamo qua il serbatellino di olio che recupera tutti i liquidi della moto, perché questo quando scalda fortemente c'è il recupero dalla primaria, dall'olio dal motore, dall'olio dal cambio. E dall'altra parte è sorpresino, hai visto? La birra per l'anziano è tè freddo.